Ragazzi, anche se questo video può risultare inutile, anche stupidino, visto il cappello che indosso, forse c'è qualcosa anche di utile, scopriremo. Sapete che da settembre per tutti i possessori di iPad, ovviamente che lo supporteranno, iOS 18 avrà all'interno la calcolatrice, quindi mai vista su iPad la calcolatrice, e quindi verrà introdotta la calcolatrice. Ma per tutti quelli che non hanno ovviamente la possibilità, non hanno il dispositivo che supporti iOS 18, resta un problema, ok? Ma resta un problema anche adesso, da adesso fino a settembre. Quindi questo video, inutile o utile, vuole andare alla scoperta di un'applicazione che esiste da tempo ed è proprio la calcolatrice per iPad. Quindi, a parte che quella che è introdotta da Apple nel padOS 18 sarà ovviamente una calcolatrice pazzesca, perché ci permetterà di scrivere le formule, tutto quello che volete, ma se non siamo a quel livello, una calcolatrice base ci basta e avanza. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in quest'estate. Andiamo a vedere subito questa applicazione calcolatrice per iPad. Bene ragazzi, siamo giunti siamo giunti nella fase che andiamo a vedere la calcolatrice, ed eccola qua. Basta inserire in Google calcolatrice per iPad, il primo risultato è quello che ci interessa, andiamo a cliccare e ovviamente veniamo catapultati nell'Apple Store. Nell'Apple Store troviamo questa calcolatrice che io ho già scaricato e provato, anche se in italiano lo sapete, ma anche in matematica sono ignorante come una scarpa vecchia. Quindi è sparito ovviamente il cursore del mouse, ma non importa. Vediamo che qua sotto, vedete nella parte che riguarda ovviamente il prezzo, ok, se ci clicchiamo sopra, vediamo che praticamente viene venduta a 9,99 € una tantum, oppure un abbonamento mensile, ma l'abbonamento mensile direi che è quasi stupido averlo. Quindi andiamo ad aprire l'applicazione, andiamo ad aprirla e scopriamo cosa racchiude. Ovviamente prima di andare ad aprire bisogna andare a scaricare, ragazzi, perché se no non apriamo. Ok, apriamo, ci verrà ovviamente come prima cosa, vedete, messo in risalto la possibilità di comprarla o abbonarsi. Vediamo già dalla prima schermata che abbiamo le limitazioni, ok? E abbiamo ovviamente la parte gratis, ok, da una parte, e la parte VIPs dall'altra. Cosa ci permette di fare la parte VIPs? Fino a che abbiamo la possibilità di memorizzare una cronologia, andiamo bene sia gratis che VIP. Poi dopo incominciano le difficoltà. Praticamente abbiamo la pubblicità, l'assenza di pubblicità. Poi abbiamo supporto a tastiera esterna, che potrebbe essere una cosa molto carina, perché ovviamente avendo un tastierino numerico potremmo ovviamente operare sul tastierino. Poi abbiamo la voce umana, che qui non lo so, farà tipo i telefoni, sapete, quelli che ripetono i numeri 8, 9, 7, la calcolatrice ti dice la parola 22 è il risultato, non lo so, io immagino. E sotto questa cosa che non capisco, tastiera calcolatrice, non so, forse sarà un altro modo di visualizzare. Comunque noi non la compreremo perché, come vi ho detto, sono ignorante in matematica e ovviamente in italiano, quindi che mi serve una calcolatrice? A me niente. Vedete, qui abbiamo la calcolatrice vera e propria, quindi con i tasti, quelli che troviamo poi comunemente in calcolatrici standard, ok? Abbiamo il tasto di cancellazione, AC che poi diventa C, abbiamo il segno di negativo, abbiamo ovviamente la percentuale e il tasto che ci permette di tornare indietro, che è questo qua. Se io scrivo, ok, un numero, per dire 859, per dire, posso tornare indietro e correggere una cifra, cioè un numero che ho inserito. Quindi poi si possono fare le operazioni, ovviamente più che ne so, facciamo col dito che è meglio, ok. Vedete che la cronologia da questa parte si incomincia a popolare, 25 più 9 meno 8 per 9, vedete che la cronologia si incomincia a popolare. Quindi abbiamo adesso, vedete, C vuol dire che cancella l'ultima operazione. Sapete come funzionano
almeno io credo sia così, le calcolatrici. Quindi la cosa, diciamo, è una calcolatrice standard questa, ok? Abbiamo ovviamente il segno, anche vabbè, non mi vengono mai le parole, c'ho l'Alzheimer galoppante. Qui abbiamo ovviamente la virgola, abbiamo le due parentesi tonde. Ma se andiamo da questa parte qua, innanzitutto questa prima icona ci propone un'altra applicazione che deve essere un note un pochino più avanzato, penso che sia questo, perché potete anche scrivere con le mani, ok? Chiudendo questa andiamo sotto e cosa troviamo sotto? Troviamo sempre questo, ma ho sbagliato io, scusate che sono un bradipo più di un bradipo, qua sotto invece troviamo l'abbonamento, ok? Quindi c'è il tasto per abbonarsi, se volete abbonarvi e vi servono ovviamente funzioni avanzate come abbiamo visto, dovete abbonarvi. Ecco, le funzioni avanzate sono chiuse in questo menu. Di cosa carina c'è sicuramente il calcolo sulla valuta, sull'unità, eccetera, eccetera. Quindi per avere queste funzioni, vedete che sono tutte bloccate da lucchetto, bisogna ovviamente abbonarsi, quindi a voi la scelta. Qui invece si apre una serie di altre funzioni, vedete che abbiamo molte funzioni, penso abbiamo la radice quadrata, abbiamo un sacco di cose che io ignoro ovviamente nella loro forma più diciamo disparata, però diciamo che magari a qualcuno di voi potrebbe essere utile avere queste funzioni e sono tante, non sono poche. Per spegnere ovviamente questa parte qui dobbiamo andare su quest'altra iconetta. Ecco qua, qua si accende e qua si spegne. Nei tre puntini abbiamo le seguenti opzioni. Ecco, anche qua ovviamente abbiamo opzioni che sono contrassegnate dal lucchetto, quindi quelle che possiamo usare non hanno lucchetto, quelle che possiamo usare, che non possiamo usare ce l'hanno, viceversa. Quindi abbiamo ovviamente il layout, se clicchiamo sopra vedete abbiamo la possibilità di avere i tasti rotondi, ovviamente i tasti rotondi sono a pagamento, invece quelli quadrati sono già inclusi. E sotto abbiamo le due modalità scuro o chiaro. Ok, torniamo indietro ovviamente dicitore indietro. Le decorazioni, boh, non so, saranno, diciamo, verranno messe forse nella parte scura, ok, intorno alla calcolatrice. Ovviamente possiamo anche inserire una foto, ma questo, come vedete, non ce ne hanno neanche regalato una, ma neanche una per sbaglio di decorazione. Abbiamo il colore che anche qua ci sono, cambiano i colori del tasto e tanti sono anche a pagamento, ci fanno pagare anche i colori. Poi abbiamo il suono che anche qua ce ne sono tanti, aspettate che c'è un ok, ok glielo diamo, suono che possiamo andare a abilitare e ovviamente quando cliccheremo sulla calcolatrice emetterà un suono, pi, queste cose qua, ok? E anche qui vedete che ci sono tanti suoni a pagamento. Voce umana sotto, ovviamente, se ci clicco sopra, ovviamente andiamo nella schermata del pagamento. Poi abbiamo tastiera calcolatrice che anche qua è a pagamento e ci viene fuori una schermata dove ci fa vedere come utilizzare la tastiera calcolatrice. Ecco, la tastiera calcolatrice è la calcolatrice si imposta all'interno della tastiera dell'iPad. Molto molto carina questa cosa, molto molto carina. E basta ragazzi, in ultimo abbiamo, come ultimo abbiamo le due voci, vabbè, due decimali, vabbè, queste cose qua. Ovviamente se sarete sicuramente più bravi di me, ok, diciamo, a vedere queste cose. Ecco, chiudiamo tutto, togliamo la calcolatrice con questo tasto qua, il solito. Ok ragazzi, avete visto? Dai, non bruttissima, come diciamo, come funzioni. Non vi ho fatto vedere l'ultima cosa. Da questa parte qua vedete che abbiamo la cronologia e possiamo cancellarla qui con un colpo solo, ok? Non possiamo cliccare sulla cronologia per richiamare quell'operazione. Ecco, questo mi sarebbe piaciuto. Vabbè, andiamo alle conclusioni. Beh ragazzi, vi è sembrato tanto inutile come video? Non lo so, potrebbe essere anche che sia utile a qualcuno che diciamo, in questi mesi, prima dell'uscita del nuovo iPad OS 18, magari vuole una calcolatrice un pochino
come dire, ben fatta e senza andare online, ovviamente andare a cercare una applicazione online che poi funziona solo online. Se non abbiamo una connessione siamo finiti. A questo punto non mi resta che dirvi, se volete condividere questo video con i vostri amici, fate conoscere anche loro questa applicazione, e in ultimo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in questa estate. Con questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video, un abbraccione a tutti!